Ciao a tutti e benvenuti su Menti Taro. In questo video voglio parlare un attimo della lettura per se stessi, che a volte può essere difficile. Infatti, quando si leggono le carte per se stessi, invece che per altre persone, ci sono due tipi di ostacoli che di solito bisogna affrontare. Innanzitutto, spesso può capitare che siamo molto coinvolti emotivamente sulla situazione che vogliamo leggere. O la domanda che facciamo ci coinvolge emotivamente e questo ovviamente non ci permette di essere critici nei confronti delle carte che escono, di avere una lettura obiettiva delle carte che escono. Seconda cosa, e questo capita veramente quasi sempre, c'è il pericolo di leggere in maniera, diciamo, non accurata, veloce e anche quindi superficiale le carte che escono, perché tanto le leggiamo per noi stessi, quindi diamo un occhio e immediatamente interpretiamo, e questo porta spesso a degli errori. Per ovviare a questi due ordini di problemi, consiglio basicamente due strategie. La prima è di leggere ad alta voce, cioè non mentalmente, però proprio parlare, esprimere ad alta voce i propri pensieri nel momento in cui si legge la carta. Secondo, far finta, pretendere di leggere per le carte, non per se stessi, ma per un'altra persona, come se fosse un'amica o meglio ancora una persona che non si conosce. In questo modo si innesca questo meccanismo di distacco emotivo nei confronti delle carte, della situazione che si legge, e allo stesso tempo si innesca anche un atteggiamento più professionale, ovvero di cura nei confronti della lettura, perché appunto non la si fa a noi stessi, ma la si fa verso qualcun altro. E davvero secondo me funziona. Quindi cosa bisogna fare nella pratica? Beh, quando c'è una carta che non che viene, per esempio, che ne so, l'asso di denari, la prima cosa che si può fare è leggere proprio il nome della carta ad alta voce, asso di denari. In questo modo a volte si può avere un'intuizione legata proprio al nome, no? Perché l'asso di denari ci richiama un senso di abbondanza, di materialità, di concretezza, di principio, no? Soltanto enunciare ad alta voce il nome ci può dare un indizio su cosa la carta possa voler dire nella situazione in cui la poniamo. E poi descrivere la carta, quindi c'è una mano che ha un pentacolo, un, una moneta, e poi vediamo che nello sfondo c'è un cancello, cioè neanche un cancello, c'è proprio un arco, un'entrata di un giardino, all'orizzonte si vede una montagna, insomma iniziare a descrivere la carta, perché a volte la descrizione appunto di nuovo innesca il principio intuitivo. L'avevo anche menzionato già in un altro video che parlo di come sbloccarsi di fronte alle carte che non capiamo immediatamente, che vi consiglio di vedere, metterò il link. E poi una volta descritta la carta, cerchiamo appunto sempre ad alta voce di capire, di descrivere le interazioni fra questa carta e le altre. Quindi di fronte a questa carta c'è il paggio di spade, il paggio di spade nella posizione degli ostacoli, per dire, mentre
l'asso di denari è nella posizione del presente, quindi vuol dire che c'è l'inizio di un percorso concreto, c'è magari un'offerta che ci viene che viene fatta a lei, ecco, magari date del lei anche alla persona così ancora più distaccato. Però lei ha questo atteggiamento di curiosità, ma anche titubante, no? Eccetera, eccetera. E in questo modo avete appunto questo atteggiamento distaccato e riuscite magari a vedere un po' a volo d'uccello, in maniera appunto distaccata, le carte di fronte a voi e potete riuscire a incastrarle, a interpretarle in base alla situazione che devono appunto chiarire. Cercate anche di capire vari tipi di significati legati a queste carte e intuitivamente cercate di sentire dentro di voi quel significato che vi sembra il più appropriato in base anche al contesto, ovvero alle carte vicine e alla situazione che dovete chiarire a questa ipotetica persona di fronte a voi. È un sistema secondo me che funziona abbastanza bene, ovviamente se siete estremamente coinvolti è più difficile, però vi consiglio di provare e fatemi sapere appunto nei commenti come se ha funzionato con voi, se vi trovate bene e se avete magari ulteriori problemi quando dovete leggere le carte per voi stessi. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e se non l'avete già fatto soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!